Ciao ragazzi, bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Oggi vi dirò che l'ultima cosa che avevo voglia di fare era uscire a fare questo vlog, perché siamo al 14 agosto, voi quando lo vedrete questo video sarà il 15 agosto perché lo farò uscire a Ferragosto e si crepa letteralmente dal caldo, ragazzi, si muore dal caldo. Fa un caldo da morire, Guardate però che bello il paesaggio. Siamo sul lago d'Iseo, qui siamo nella zona sud del lago d'Iseo, siamo in un paese chiamato Paratico, e proseguendo in quella direzione andiamo poi verso Sarnico e risaliamo sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. Perché sapete, se lo guardate sulla cartina, il lago d'Iseo è piuttosto stretto e lungo in verticale e parte della sponda di sinistra è sul territorio bergamasco, quindi non più Brescia ma si arriva a Bergamo. Pensate che io quando ero ragazzino che facevo ciclismo, ve l'ho detto in qualche video che facevo ciclismo, andando verso quella direzione si va verso Iseo, qui siamo a Paratico e andando invece verso quell'altra direzione si va verso Sarnico. Io questa strada la facevo tutte le settimane con la mia squadra perché venivamo a fare allenamento. Facevamo tutto il giro del lago in bici, con la bici da corsa, e passavamo di qua a 40 all'ora di media. Facevamo la cosiddetta doppia fila, cioè la fila di destra che andava forte, tirava, come si dice, e la fila di sinistra che per modo di dire riposava. E quindi si creava una sorta di circolarità e il gruppo proseguiva ad andatura sostenuta. Chi di voi ha fatto ciclismo queste cose magari le sa. E tutto il giro del lago è circa 100 km, quasi 100 km. Me lo ricordo bene perché tutte le settimane andavamo a fare il giro del lago di Iseo, attraversando tantissimi paesi, uno più bello dell'altro. Comunque oggi il caldo, ragazzi, è veramente una cosa incredibile, insopportabile. Temperatura percepita 40 gradi, forse anche di più. Temperatura reale non lo so, ma sicuramente più di 35. Il sole proprio picchia il sole picchia. Si sentono proprio i raggi del sole anche sulla pelle, proprio ricordatevi di mettere sempre la crema solare in estate quando il sole picchia così, perché altrimenti ci si scotta, ma è anche pericoloso, si rischia di prendere il melanoma, non si scherza con il sole. I raggi del sole, chiamiamo raggi, le radiazioni del sole, li chiamiamo raggi. Voi avete presente i bambini quando disegnano il sole, che lo disegnano come un cerchio con tante linee tutto intorno, no? Quelle linee sono i raggi, un po' come i raggi della ruota della bicicletta, le radiazioni solari. Qui stiamo passeggiando sul lungo lago, vedete, questo è il lungo lago, cioè lì c'è il lago, qui c'è una ringhiera o balaustra, qui vedete c'è il passaggio per camminare e questo è il lungo lago. Se fosse stato il mare sarebbe stato il lungomare, diverso dalla spiaggia che è quella dove c'è la sabbia. Oppure anche quando dico sulla riva, di solito sulla riva si intende proprio a contatto con il lago, con il mare. Quando c'è invece un camminamento così con la ringhiera e il lago e il mare sono giù staccati, si dice lungo lago. La gente in estate passeggia sul lungo lago oppure la sera si fa una passeggiata. Qui ci sono sempre state le paperelle. Le vedo là in fondo, voi non so se le vedete. Sì, eccole lì. Anatre, papere. Ora ci vorrebbe un ornitologo per dirci esattamente la differenza fra anatra, papera e cigno. Il cigno è quello grande, quello col collo lungo, ricurvo, elegante, maestoso. Poi c'è l'anatra, la papera è quella un po' più piccola, un po' più tozza. Sono tutti appartenenti alla stessa famiglia comunque, hanno le zampe palmate, cioè fra le dita hanno queste membrane che servono per nuotare bene, no? Appartengono alla famiglia degli anatidi, mi sembra, non vorrei dirvi una cavolata ragazzi, ma mi sembra che si chiamino anatidi, la famiglia
che raggruppa tutte queste tipologie di uccelli. Vi ho già detto ragazzi che si crepa dal caldo, non vorrei essermene dimenticato, perché oggi davvero l'ultima cosa che avevo voglia di fare era uscire per fare questo video, perché davvero si cola dal caldo, si crepa dal caldo. Fra l'altro tutte queste espressioni con caldo, la maggior parte di queste possono essere utilizzate anche con il freddo. Si cola dal freddo no, solo con il caldo. Però ad esempio si crepa dal freddo, si crepa dal caldo. Fa caldo da morire, fa freddo da morire. Invece ad esempio diciamo fa un freddo cane, e col caldo non si può dire fa un caldo cane, no, fa un freddo cane. Però molte espressioni che vanno bene con caldo vanno bene anche con freddo. Tutte quelle che indicano si crepa, si muore, no? A indicare proprio il disagio estremo. Il cielo è abbastanza terso vuol dire limpido, terso, ma in realtà con qualche nuvoletta, vedete c'è qualche nuvoletta qua e là. Comunque è un bel cielo estivo, dai, è un bel cielo estivo. Poi in inverno rimpiangeremo questo caldo. In estate ci lamentiamo per il caldo, ma in inverno poi lo rimpiangiamo, ci lamentiamo per il freddo. Dobbiamo sempre lamentarci di qualcosa, sempre. Fra l'altro ragazzi vi dicevo che domani o oggi per voi, perché il video uscirà domani per me, che sarà il 15 agosto, il 15 agosto in Italia è Ferragosto, è una festività molto attesa e a Ferragosto di solito tutte le famiglie italiane vanno a fare una gita, vanno in montagna, vanno a fare Ferragosto, si dice Ferragosto. E fra l'altro una cosa culturale molto interessante, mi sono seduto qui su una panchina ragazzi all'ombra di un bell'albero frondoso, e qui c'è ombra e mi sono seduto su questa panchina comodo, così possiamo fare una chiacchierata. E vi stavo dicendo che ad agosto in Italia di solito gli uffici e tutte le attività, le fabbriche chiudono tutti e tutta la gente è in vacanza, specialmente nelle 2 settimane centrali di agosto, la seconda e la terza. E una cosa culturale proprio tipica dell'Italia e che sorprende spesso le persone all'estero, magari in culture come quella statunitense ad esempio, dove c'è molto di più quel concetto di hustle, come lo chiamano loro, no? Cioè il darsi da fare sempre, comunque. E l'idea di chiudere tutto, cioè l'Italia intera chiude per 2 o 3 settimane, è una cosa che suona abbastanza strana ed è tipica del nostro modo di concepire proprio la vita, no? In Italia lavoriamo per vivere e non viviamo per lavorare. Lavoriamo anche duramente durante tutto l'anno, però ad agosto è sacrosanta la vacanza, cioè tutti chiudono. C'è un video molto bello che lo trovate su YouTube di Sergio Marchionne, che è stato un grandissimo manager italiano, che a un certo punto, lui nell'ultimo periodo era manager della Fiat, la Fiat è la principale casa automobilistica italiana, ed era a una conferenza e a un certo punto spiegava che era venuto in Italia con dei manager statunitensi ed era un periodo di crisi per la Fiat perché stavano perdendo milioni di euro al giorno. E lui ha accompagnato questi manager, a un certo punto sono arrivati negli uffici e non c'era assolutamente nessuno, era tutto chiuso. E lui è stato difficile spiegare ai manager americani cosa stesse succedendo perché non ci fosse nessuno, la Fiat perdeva milioni di euro al giorno e tutti erano in ferie. È una cosa tipica proprio della nostra cultura italiana, noi ragazzi siamo fatti così, non è che siamo lazzaroni, cioè lazzarone vuol dire uno che non ha voglia di fare niente, uno che non ha voglia di lavorare, ma non diamo lo stesso peso alla cultura del hustle, come lo chiamano in inglese, tant'è vero che non mi viene neanche una traduzione perché una traduzione vera e propria non ce l'abbiamo, cioè abbiamo la traduzione darsi da fare, impegnarsi, ma il concetto proprio di hustle non c'è in Italia. Normalmente la gente in Italia ad agosto chiude e va in ferie ragazzi.
Io stesso, che ho, come sapete, ho una ditta, un'attività, sono già un paio di settimane che sono in ferie e credo di farmene ancora una o due tranquille, cioè praticamente chiudo quasi tutto un mese e ci sta perché comunque guadagno tutto l'anno, mi do da fare tutto l'anno, lavoro, faccio fatica e però i soldi bisogna anche goderseli ogni tanto, se no si muore lavorando, ragazzi, mi sembra vita questa. Guardate qui quante barche, barchette, motoscafi attraccati al molo, vedete? Con delle corde, delle catene, sono attraccati, non attaccati, che poi in realtà vuol dire la stessa cosa, sono attaccate, ma il termine tecnico è attraccati con la R, doppia TR, difficile da pronunciare per uno straniero, attraccati. È il termine specifico per quando una barca viene attaccata al molo in modo che non possa scappare col vento. Guardate che belle le paperelle, queste sono paperelle. Sono in 3, vanno in compagnia, scappano, sono più veloci di noi. Prendono il volo. Hanno preso il volo e sono tornate a fare il bagnetto nel lago. Hanno ragione, loro fa più fresco nel lago. Ma a proposito, ragazzi, di essere in ferie, essere in vacanza, impariamo un po' di termini in italiano, perché qui ci si può confondere se siamo stranieri, perché in italiano un giorno feriale è un giorno lavorativo, giorno feriale vuol dire giorno lavorativo. Dal lunedì al venerdì si dice che sono giorni feriali. Però, stranamente, essere in ferie vuol dire esattamente l'opposto. Essere in ferie vuol dire essere in vacanza, cioè essere non al lavoro. Fra l'altro, che differenza c'è fra essere in ferie e essere in vacanza? Più o meno vogliono dire la stessa cosa, cioè essere in ferie e essere in vacanza vuol dire che in questo momento non stiamo lavorando e ci stiamo godendo un po' di tempo libero. Però c'è qualche sfumatura. Ad esempio, essere in ferie lo si dice normalmente di un lavoratore. Quando un lavoratore prende le ferie, si dice prende le ferie, vuol dire che prende dei giorni in cui non lavorerà e dice al capo: io la settimana prossima prendo le ferie. E il capo dice: ok, va bene, prendi le ferie, la settimana prossima so che non ci sarai. La vacanza invece può essere o dei ragazzi a scuola, ad esempio quando i ragazzi finiscono la scuola non si dice che vanno in ferie, si dice che vanno in vacanza, iniziano le vacanze estive. Però anche per i lavoratori essere in ferie significa semplicemente non essere al lavoro, però si dice andare in vacanza. Se io sono in ferie posso stare a casa e godermi le ferie a casa, oppure posso decidere di andare in vacanza, quindi tipicamente andare al mare, andare in montagna. Quindi potrei dire: ho preso le ferie, adesso sono in ferie e voglio andare in vacanza al mare o voglio andare in vacanza in montagna. Quindi vedete quante sfumature nell'uso dei termini diversi o anche nell'uso degli stessi termini con un verbo diverso, perché andare in vacanza, essere in vacanza. Questa strada che costeggia il lago è sempre abbastanza trafficata, anche perché qui ci sono molti campeggi. Questa è una zona piena di turisti, in estate questa zona si riempie di turisti, specialmente turisti tedeschi, moltissimi tedeschi, ma in generale turisti del nord Europa o anche inglesi, francesi, dal Belgio. Ci sono molti turisti che vengono sul lago di Iseo a fare campeggio. Adesso passeggiamo sul pontile, vedete questo che si addentra nel lago, viene chiamato pontile, il pontile che permette di avanzare per avere il lago sia sulla sinistra che sulla destra. Hanno fatto fra l'altro anche quella spiaggetta artificiale là in fondo,
una spiaggetta artificiale, hanno messo 2 palme, un po' di sabbia, è piccolina però qualche turista si sdraia a prendere il sole. Vedete quanti turisti che ci sono? Adesso sono le 6 di sera quasi, saranno quasi le 6 di sera. Il lago è abbastanza calmo, è increspato, leggermente mosso, vedete là le onde che si infrangono, è leggermente mosso, vedete queste onde e vedete tutte quelle catene montuose. Là c'è Bergamo, è la sponda bergamasca del lago di Iseo. Qui naturalmente vedete questo orizzonte con le montagne perché siamo nella zona delle prealpi, cioè la zona prima delle Alpi vere e proprie, quindi sono delle montagne un po' più basse, non alte come le Alpi, sono le prealpi. Comunque ragazzi, qui al nord Italia non fa caldo come al sud, perché al sud davvero si muore dal caldo ad agosto, cioè al sud ad agosto letteralmente non puoi uscire nel pomeriggio alle 4, infatti qualcuno di voi mi chiedeva se in Italia facciamo la siesta e ho risposto in uno short che non ho ancora pubblicato, lo vedrete prossimamente, in cui dicevo appunto che la siesta in realtà la si fa molto al sud, che non la chiamiamo siesta ma la chiamiamo in italiano riposino, oppure la chiamiamo pisolino pomeridiano, no? Pisolino pomeridiano, riposino pomeridiano. E al sud c'è molto di più questa tradizione perché proprio in estate fa troppo caldo per fare qualsiasi cosa, per uscire eccetera, allora l'unica cosa da fare, chi chiaramente non lavora o non lavora magari in ufficio con l'aria condizionata eccetera, comunque è a casa, l'unica cosa da fare è farsi un riposino, insomma fare la siesta come dicono in spagnolo. Qui al nord un po' meno c'è l'idea del riposino, magari molte persone, chi è a casa, gli anziani o chi ha la possibilità comunque magari fa il riposino pomeridiano, ma non c'è proprio la cultura della siesta come nel sud Italia, come nei paesi dove fa molto molto caldo. Quindi la risposta è ni, c'è ma non più di tanto e dipende dalle zone ed è legata molto al concetto del caldo proprio. Io ragazzi mi sono messo un cappellino per ripararmi dal sole, perché altrimenti vedete con la mia pelata così diventerebbe subito tutta rossa, mi scotterei, diciamo in italiano scottarsi, quindi è essenziale il cappellino per proteggere la pelata, la pelata perché vedete è liscia come una palla da biliardo, proprio a specchio, ci si può specchiare. E idratarsi molto, questo termine colto, vedete ragazzi come sono colto, idratarsi, cioè bere, bisogna bere molta acqua in estate perché altrimenti si perdono i sali minerali. Poi per quanto riguarda il cibo, visto che ne stiamo parlando, in Italia noi in estate tendiamo a mangiare cose fresche, ad esempio a me piace molto la pasta fredda o il riso freddo, cioè si fa la pasta oppure si fa il riso, la si fa raffreddare subito, cioè la si mette sotto l'acqua fredda e la si raffredda e poi la si condisce con olio, wuster, tonno, uovo sodo fatto a pezzi, gli si mette dentro un po' di tutto. Ci sono anche dei vasetti che compri al supermercato già pronti che si chiamano condiriso o condipasta, che hanno all'interno tutta una serie di verdure, di cose, lo si mette nel riso, nella pasta e diventa molto buona. Pasta fredda o riso freddo. Poi magari ad esempio in estate mangiamo molto l'anguria, il melone, ad esempio una tradizione è quella di prosciutto e melone, prosciutto crudo di solito, prosciutto crudo e melone. Il melone è dolce e contrasta un po' con il gusto salato del prosciutto crudo di Parma molto buono, o prosciutto crudo San Daniele. Adesso non faccio pubblicità alle marche, però sono le due tipologie di prosciutto crudo più famose e anche più buone secondo me.
A proposito dei short, ragazzi, che non c'entra niente con quello che stavamo dicendo, ma mi è venuto in mente adesso così. Ho iniziato una serie nuova di shorts che ho chiamato Voi chiedete, Manuel risponde, di cui sono felicissimo perché mi permette praticamente di rispondere alle vostre domande, a quelle che mi avete fatto nei commenti. Qui nel frattempo passiamo anche davanti alla mia macchina che ho parcheggiato. Vedete, ho messo vedete qua il parasole, vedete, argentato perché respinge i raggi solari, perché la macchina è nera e scotta da matti, infatti è nera e quindi assorbe tutte le radiazioni solari e diventa un forno dentro. Il parasole permette di guadagnare almeno, secondo me, 4-5 gradi all'interno, rimane un po' più fresca perché l'argento, vedete, la protezione argentata respinge un po' di raggi solari. Tra l'altro ho scoperto che fa molto più effetto se viene messo fuori dal parabrezza. Vedete, questo qua in vetro si chiama parabrezza, cioè il vetro davanti della macchina è il parabrezza. Se noi lo mettiamo fuori, i raggi solari vengono fermati prima di attraversare il vetro e rimane ancora più fresco internamente, solo che purtroppo se lo metti fuori poi te lo fregano, te lo rubano. Che ragazzi, rubare un parasole, voi direte, bisogna essere proprio alla disperazione, bisogna essere alla frutta. Alla frutta è un termine bello che vuol dire questa espressione, no? Sapete che noi quando mangiamo abbiamo il primo, il secondo, il dolce e di solito l'ultima portata è la frutta. E c'è la frutta, poi c'è il caffè, mi sembra, prima la frutta e dopo il caffè, non lo so, dipende dalle abitudini. Comunque insomma una delle ultime portate è la frutta e quindi si dice essere alla frutta quando si è proprio alla fine, no? Si sono finite tutte le risorse, si è alla disperazione e si dice essere alla frutta. E però ragazzi effettivamente li rubano, se voi lo lasciate fuori è probabile che qualcuno ve lo rubi il parasole. Niente, basta, non distraiamoci, stavamo parlando degli short e questa serie che ho creato, e vorrei farne uscire uno ogni lunedì, almeno per cominciare, poi se le domande saranno tante dovrò magari farne qualcuno di più o dovrò fare anche qualche video lungo, vediamo. Però mi piace molto questa idea, perché mi piace l'idea di rispondere alle vostre domande reali, cioè che ci sia una comunicazione vera, diretta. Quindi non solo io che vado a pensare i miei video e a proporvi quello che piace a me, ma mi piace proprio rispondere alle vostre domande vere e reali, non solo sulla lingua, anche, e forse anche soprattutto sulla cultura, perché voi amate l'italiano, amate la cultura italiana, e tante sfumature, tante curiosità le può sapere bene solo chi appunto è italiano, ci vive, e quindi ci sono tantissime curiosità, io sono sicuro, a cui posso darvi risposta e darvi soddisfazione, ecco. Quindi se avete delle domande da fare e volete che magari io dia una risposta negli short, poi non potrò chiaramente a tutti perché dovrò un po' selezionare, perché uno short a settimana e magari voi mi fate 100 domande e quindi capite che è un po' difficile. Però ecco, se volete mi fate queste domande nei commenti a uno qualsiasi dei miei video, anche a questo video, voi mi fate la vostra domanda e mettete come hashtag Learn Italian come hashtag, così io capisco che quella è una domanda specifica che voi mi volete fare, perché io poi possa rispondervi direttamente in un video. Quindi ragazzi, se a voi non dispiace, adesso io chiuderei perché sto colando dal caldo e quindi non so se volete ritrovarmi ancora nei prossimi video. Adesso è assolutamente necessario che io vada a mettermi al fresco, anche perché ho una certa età ormai, non sono più un ragazzino, ho una certa età per cui devo anche stare attento, non posso prendere un'insolazione. Prendere un'insolazione vuol dire prendere troppo sole e poi stare male. Quando ero ragazzino potevo fare tutto quello che volevo e in 4 ore poi ero di nuovo bello e pimpante, bello questo termine, pimpante come prima, cioè attivo, bello, allegro. Adesso purtroppo mi ci vogliono 3 giorni per riprendermi da qualsiasi cosa. È così ragazzi, quando gli anni vanno su, io sono ancora giovane, però non sono più giovanissimo. È passato un motorino, non so se l'avete sentito, un motorino è una piccola moto.
E quindi dai ragazzi, quindi alla prossima, spero che anche questo vlog vi sia piaciuto e voglio portarvi in un prossimo vlog a Sarnico, dove vi ho detto, perché là ci sono delle cose belle interessanti da vedere. Lì vicino c'è il bosco dei taxodi e sono queste piante semi-acquatiche molto belle e particolari che hanno come delle specie di radici, delle protuberanze che escono dall'acqua. Ci sono queste passerelle che passano sul lago e costeggiano questo boschetto molto bello con la flora, con la fauna, ci sono degli uccelli tipici, ci sono queste piante particolarissime, bosco dei taxodi. E poi c'è Sarnico, vi farò vedere il lungolago di Sarnico, molto bello. Io andavo sempre da ragazzino con i miei amici, quando facevamo ciclismo andavamo a Sarnico a mangiare il gelato, quindi facevamo allenamento e poi ci fermavamo a Sarnico a mangiare il gelato, un gelato artigianale buonissimo. Sapete che noi il gelato in Italia lo facciamo molto bene, è una delle nostre particolarità, il gelato artigianale italiano. Quindi ragazzi, alla prossima. Vi lascio con questo paesaggio bellissimo, con il lago di Iseo increspato e sullo sfondo le prealpi della sponda bergamasca del lago di Iseo. Ciao!